Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi vi voglio presentare una bellissima fresa esclusiva dalla marca Saviland. La fresa per le unghie arriva in una bellissima box colore lilla. Dentro nella box troviamo la base della fresa, il manipolo, 2 punte fresa e 2 set con punte fresa. Di questo set mi ispira particolarmente la seconda punta della fresa che ve lo mostrerò dopo nel lavoro. Per prima cosa, come caratteristica posso dire che è molto leggera. Ha un design molto bello e ha il colore lilla leggermente metallizzato. Da un lato troviamo il tasto per cambiare il forward e reverse e più i buchi per agganciare il manipolo. Per aggiungere il manipolo dobbiamo agganciare prima la base. Sotto il primo strato della plastica troviamo altre cose che contiene questo pacco. Dentro nel pacco troviamo un pacchettino con cambi per la punta della fresa, un cavo per caricare la fresa, il pennello per spolverare la polvere delle unghie, 2 buffer con forme diverse e il cavo per attaccare il manipolo alla base. Per procedere con il lavoro, come prima cosa tiro fuori la punta che c'è dentro e aggiungo una punta per togliere il gel. Sul manipolo comunque troviamo il modo in quale si apre e si chiude il manipolo. Nel libricino troviamo tutte le informazioni che riguarda la fresa, a come montarla, a come usarla, che colori ci sono in vendita, tutte le punte frese che ci sono nel set e a cosa servono di preciso e cosa non fare per non rovinare la fresa. Adesso voglio testare la fresa insieme a voi. Come avevo già detto prima, questa fresa arriva a 50.000 giri. Non ho acceso apposta l'aspiratore per le unghie per farvi vedere che tipo di polvere fa. Come prime cose che ho notato è il fatto che il manipolo è leggero, non vibra e non brucia l'unghia. Come rapporto qualità-prezzo direi che ci siamo. Vi lascio il volume per farvi sentire il rumore che fa perché è anche abbastanza silenziosa. Con un bastoncino d'arancia spingo le cuticole. Con la lima sistemo il gel rimanente, la forma e la lunghezza dell'unghia. Sgrasso l'unghia con cleaner per le unghie. In questo momento sono rimasta sorpresa bene perché la fresa a 15.000 giri si gira in modo molto morbido, quindi secondo me per chi è all'inizio e sta imparando a fare le unghie questa fresa sarebbe perfetta. Ma è morbida non perché non fa il suo lavoro tanto uguale a altre frese e che è più delicata, direi.
cambio il reverse e pulisco l'altra parte. Un'altra cosa che mi piace in questa fresa è che sul display c'è proprio specificato se è reverse o forward. Aggiungo un po' di olio alla cuticola perché voglio testare questa punta che mi ha incuriosito direttamente fin da subito, perché non è classica punta che leviga e basta, è leggermente pelosa, quindi è più morbida, molto piacevole. Sgrasso bene l'unghia con cleaner per le unghie e copro l'unghia con primer. Lascio asciugare un paio di secondi il primer e copro l'unghia con base gel. Copro l'unghia con gel e con un pennello sottile sistemo il prodotto sull'unghia. Sotto nella descrizione vi lascio il link della fresa per le unghie. Uso la lima per limare l'eccesso di gel e sistemare la forma. Sistemo il sotto dell'unghia con la fresa. Disegno 2 puntini con paint rosso, dopo quale giro la mano e disegno il cuoricino. Copro l'unghia con top coat senza dispersione. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi sotto nei commenti un cuore, grazie.